Tutti abbiamo visto Pulp Fiction, magari lo abbiamo visto 10 volte, conosciamo a memoria le battute e abbiamo anche provato a ballare come Uma Thurman e John Travolta. È un film che diverte e cattura con una naturalezza incredibile, ma se provassimo a smontarlo ci accorgeremmo che ogni ingranaggio è lì esattamente dove dovrebbe essere anche quando sembra fuori posto. E poi, perché Tarantino ci fa vedere la fine a metà film? Perché Vincent Vega sembra perseguitato dalla sfortuna ogni volta che esce da un bagno? E soprattutto, perché è diventato uno dei film più conosciuti e amati del cinema moderno? Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. In questo video metteremo finalmente in ordine il puzzle di Tarantino, partendo dalla cronologia esatta degli eventi fino ai segreti nascosti dietro la valigetta e il cerotto di Marcellus Wallace. Vedremo come ogni dialogo e ogni scelta banale costruiscono un vero e proprio capolavoro che ha cambiato per sempre la storia del cinema. Come sempre, prima di addentrarci in questa nuova analisi, vi ricordo che se vi piacciono i miei video settimanali e ne vorreste vedere altri, l'unica cosa che dovete fare è iscrivervi al canale e darmi il vostro sostegno nella sezione commenti. Sigla! Capitolo 1. La spiegazione temporale. Per capire la rivoluzione di Pulp Fiction dobbiamo tornare al 1992, quando Quentin Tarantino e Roger Avary iniziano a riunire storie criminali concepite separatamente. Dopo Le Iene, Tarantino si isola ad Amsterdam con l'idea di prendere le storie classiche dei romanzi pulp, quei polizieschi economici e violenti degli anni 30, e intrecciarle tra di loro in un modo mai visto prima. Tarantino sceglie una struttura non lineare perché vuole che sia il significato delle scene e non la loro successione cronologica a guidare lo spettatore. Questa frammentazione rende il film un puzzle dove ogni pezzo è posizionato per creare suspense o per dare un peso a dettagli che un racconto lineare finirebbe per soffocare. È una scelta che permette di dare la stessa importanza a una sparatoria e a una conversazione davanti a un hamburger, rendendo il ritmo del film unico e imprevedibile. Se decidessimo di rimettere in ordine i pezzi di questo puzzle, la storia assumerebbe un volto completamente diverso. Tutto inizierebbe negli anni 70 con il capitano Kunz che consegna al piccolo Butch l'orologio d'oro appartenuto a suo padre. Saltando agli anni 90, il racconto proseguirebbe con Jules e Vincent che si recano nell'appartamento di Brett per recuperare la valigetta di Marcellus Wallace. Da quel momento gli eventi si susseguirebbero senza sosta: il tragico incidente in auto con Marvin, l'intervento risolutore di Mr. Wolf per pulire la macchina e infine la colazione dove Jules e Vincent affrontano la rapina di Zucchino e Coniglietta. Subito dopo Jules deciderebbe di abbandonare la vita da sicario lasciando Vincent a gestire da solo il resto degli incarichi. La storia continuerebbe con Vincent che acquista l'eroina, porta a cena Mia Wallace e affronta l'emergenza della sua overdose. Solo successivamente vedremo Butch tradire Marcellus Wallace vincendo l'incontro di box, la sua fuga e il confronto finale in cui uccide Vincent e si riconcilia con il boss dopo l'incidente nel negozio di pegni. Cronologicamente il film si chiuderebbe con Butch e Fabienne che si allontanano sulla moto di Zed lasciandosi tutto alle spalle. Questa ricostruzione cronologica ci permette di notare come il montaggio originale riesca a modellare la nostra percezione dei protagonisti in modi che una narrazione lineare non potrebbe mai permettersi. Alterando la sequenza dei fatti, Tarantino costruisce un legame psicologico diverso tra noi e i personaggi sulla scena. Prendiamo Vincent Vega. Il fatto di vederlo morire a metà film per poi ritrovarlo vivo e vegeto poco dopo crea un effetto quasi ipnotico. La sua resurrezione sullo schermo è un espediente narrativo che ci costringe a guardarlo con occhi diversi. Sapendo già quale sarà la sua fine, ogni sua azione e ogni sua parola acquistano un peso tragico e ironico allo stesso tempo. Il montaggio in questo caso agisce come una lente di ingrandimento che mette in risalto la vulnerabilità
e la mediocrità di un uomo che in un ordine temporale classico avremmo considerato solo un criminale di passaggio. Allo stesso modo, spostare il focus tra le diverse storie ci impedisce di schierarci con un unico eroe, obbligandoci invece a osservare come le vite di questi uomini si sfiorino in modi brutali o casuali. È proprio attraverso questo incastro che il film riesce a dare dignità a momenti che altrimenti sembrerebbero insignificanti, rendendo ogni frammento del loro carattere più vivido proprio perché decontestualizzato dal tempo. Tornare a quel caffè mattutino dopo aver visto tutto quello che succede nelle ore e nei giorni successivi è in parte un esercizio di stile, però serve a chiudere un cerchio perfetto. È il luogo dove la violenza casuale di Zucchino e Coniglietta si scontra con il percorso di redenzione appena intrapreso da Jules. In questo modo il finale che vediamo sullo schermo, anche se cronologicamente si trova a metà della storia, riesce a diventare il vero culmine emotivo della pellicola. La tensione non deriva più da chi sopravvivrà alla rapina, ma dalla curiosità di vedere se Jules metterà davvero in pratica il suo cambiamento. Vedere Jules che sceglie di non uccidere preferendo provare a essere il pastore dà un senso ultimo a tutto il caos visto in precedenza. Il film si chiude così sulla nascita di una nuova consapevolezza. Se provassimo a guardare Pulp Fiction seguendo la linea retta del tempo, ci accorgeremmo che il capolavoro svanisce per lasciare posto a una quasi banale antologia di storie criminali. Senza questo montaggio, la morte di Vincent non sarebbe una riflessione sul destino, ma solo la fine di un personaggio. Soprattutto il film perderebbe il suo messaggio di speranza. Finire con Butch che scappa sulla moto è una conclusione d'azione, ma finire con Jules che ripone la pistola è una conclusione morale. Tarantino rompe il tempo per assicurarci che l'ultima immagine che ci resti impressa non sia quella di un cadavere, ma quella di un uomo che sceglie di cambiare. Capitolo 2. Perché tutti ricordano i dialoghi di Pulp Fiction? Uno degli elementi che ha reso Pulp Fiction un film rivoluzionario è il modo in cui Quentin Tarantino scrive i dialoghi. I suoi personaggi dedicano gran parte del tempo a parlare di hamburger, massaggi ai piedi e cultura pop, trasformando conversazioni quotidiane in momenti memorabili. Attraverso queste chiacchiere Tarantino costruisce un mondo credibile, in cui i protagonisti esistono anche al di fuori della trama. Prima ancora di essere sicari, pugili o boss della criminalità, sono persone con abitudini, opinioni e curiosità, ed è proprio questa dimensione umana a renderli così autentici. Questa scelta produce un effetto quasi ipnotico sullo spettatore. Mentre Jules e Vincent discutono delle differenze tra i fast food americani e quelli francesi, l'atmosfera assume il tono di una normale conversazione tra amici durante un viaggio in macchina. Pochi minuti dopo, però, i due entrano nell'appartamento di Brett e la scena si trasforma in una delle esecuzioni più ricordate della storia del cinema. Il passaggio dalla quotidianità alla violenza amplifica la tensione e rende ogni gesto ancora più imprevedibile. Tarantino utilizza il dialogo per abbassare le difese dello spettatore e prepararlo a un'esplosione emotiva che arriva quando meno se lo aspetta. Il celebre scambio sul Royale with Cheese rappresenta alla perfezione questo modo di raccontare. In superficie sembra soltanto una curiosità sulle differenze tra i McDonald's europei e quelli americani. In realtà quella conversazione svolge molte funzioni contemporaneamente. Racconta il rapporto di amicizia tra Jules e Vincent, definisce il loro carattere, scandisce il ritmo della scena e ci accompagna gradualmente verso l'appartamento di Brett, facendoci quasi dimenticare il vero motivo del loro viaggio. Quando la porta si apre e la tensione esplode, lo spettatore viene colto di sorpresa proprio perché fino a pochi istanti prima era stato trascinato dentro una conversazione così familiare da sembrare reale. Se il Royale with Cheese serve a stabilire l'atmosfera, la lunga discussione sul massaggio ai piedi tra Jules e Vincent sposta l'asticella più in alto, rivelando la gerarchia e i codici morali del loro mondo. Attraverso questo dibattito Tarantino mostra due filosofie a confronto. Jules rappresenta l'interpretazione rigida e quasi dogmatica delle regole di Marcellus Wallace, mentre Vincent cerca di razionalizzare il confine tra un gesto di cortesia e un atto di intimità. Questa conversazione definisce il loro rapporto meglio di qualsiasi spiegazione didascalica, mostrandoci come vivano costantemente in bilico tra la banalità dei loro pensieri e la pericolosità dell'ambiente che frequentano. Poco dopo, questo uso distensivo, della parola viene ribaltato radicalmente nell'appartamento di Brett. Qui l'interesse di Jules per il Big Kahuna Burger e per la colazione che i ragazzi stanno consumando diventa uno strumento di
pura tortura psicologica. Appropriarsi del cibo altrui e lodarne il sapore mentre si tiene sotto tiro una vittima è un modo per riaffermare il dominio assoluto sullo spazio e sulle persone. In questo momento il dialogo diventa una minaccia sottile. Jules usa la normalità di un hamburger per sottolineare quanto la vita di Brett sia ormai appesa a un filo, creando una suspense insostenibile che esplode solo con l'inizio del monologo biblico. Tarantino però sa che la forza di un dialogo risiede anche in ciò che non viene detto, quindi le pause e i silenzi come quello celebre tra Vincent e Mia Wallace al Jack Rabbit Slims sono fondamentali per dare peso alle parole. Quando Mia parla dei silenzi che mettono a disagio, Tarantino sta effettivamente dando una lezione di scrittura. La capacità dei personaggi di condividere un momento di quiete senza doverlo riempire per forza è ciò che rende i loro incontri elettrici. Questi vuoti narrativi permettono allo spettatore di percepire la tensione sessuale o il pericolo imminente, rendendo le esplosioni verbali successive ancora più d'impatto. Per me la scrittura è uno dei talenti più grandi di Tarantino. Le scene che ricordiamo con più affetto non sono necessariamente quelle più violente, ma quelle in cui i personaggi parlano della vita di tutti i giorni. Il Royal with Cheese, il milkshake da $5 o la discussione sul silenzio sono entrati nell'immaginario collettivo perché trasformano figure criminali in persone riconoscibili. Attraverso questi dialoghi Pulp Fiction costruisce personaggi che continuano a vivere nella memoria dello spettatore molto tempo dopo la fine del film, dimostrando che a volte una conversazione può raccontare un essere umano molto meglio di una qualsiasi sparatoria. Quindi, perché milioni di spettatori ricordano ancora oggi battute che non fanno avanzare la trama? La risposta risiede nella capacità di Tarantino di trasformare il dialogo in un evento a sé stante. In una sceneggiatura tradizionale, ogni parola deve servire a muovere la storia dal punto A al punto B. In Pulp Fiction invece il dialogo è il piacere del viaggio stesso. Ricordiamo queste battute perché possiedono una sorta di musicalità e un ritmo che le rendono simili a un pezzo rock. Hanno un loro hook, un gancio che si incolla alla memoria indipendentemente dalla loro utilità pratica. Questa natura così sperimentale e frammentata però rischiò di non vedere mai la luce. La casa di produzione TriStar Pictures, inizialmente interessata al progetto, finì per rifiutare la sceneggiatura giudicandola troppo fuori di testa. Fu solo grazie all'intuizione della Miramax, che decise di finanziarlo per intero, che il film poté essere realizzato senza compromessi. Questo rifiuto iniziale conferma quanto Pulp Fiction fosse avanti rispetto ai tempi. Quello che per i produttori tradizionali era un caos incomprensibile si è rivelato essere il linguaggio di una nuova era del cinema. Questa caratteristica ha esercitato un'influenza enorme sul cinema moderno, sdoganando l'idea che un film non possa fermarsi per permettere ai suoi protagonisti di essere semplicemente umani, eccentrici o logorroici. Prima di questa pellicola era impensabile dedicare minuti di film a una discussione sulle mance o sulla filosofia dietro al consumo di carne di maiale senza che ciò portasse a un punto cruciale della trama. Tarantino ha dimostrato che se il dialogo è scritto con abbastanza stile e personalità, diventa esso stesso l'azione. Oggi, se molti registi e sceneggiatori hanno la libertà di divagare e di costruire personaggi attraverso le loro sessioni verbali, è perché Pulp Fiction ha infranto la regola d'oro della sintesi narrativa, provando che la profondità di un personaggio si nasconde proprio tra le pieghe di ciò che appare superfluo. Capitolo 3. Perché Jules vive e Vincent muore? Jules e Vincent rappresentano due modi opposti di affrontare la vita perché incarnano il conflitto tra l'apertura al cambiamento e l'immobilità del destino. Sebbene entrambi si muovano nello stesso ambiente violento e condividano lo stesso lavoro, le loro reazioni di fronte agli imprevisti della vita li collocano su piani filosofici molto distanti. Jules è il personaggio che sceglie l'osservazione e l'ascolto dei segnali esterni, mostrando una predisposizione naturale a cercare un senso profondo in ciò che accade intorno a lui. Al contrario, Vincent incarna il pragmatismo assoluto e il rifiuto di vedere oltre la superficie delle cose, rimanendo ancorato a una visione del mondo dove tutto è frutto o del caso o della routine professionale. Questa contrapposizione permette al regista di esplorare come due persone possono vivere la medesima esperienza traumatica traendone conclusioni totalmente diverse. Attraverso il loro rapporto il film mette in scena un dialogo costante tra
chi accetta la possibilità di un'evoluzione personale e chi invece decide di restare esattamente la stessa persona, ignorando ogni richiamo al cambiamento. Il momento in cui i proiettili sparati a bruciapelo mancano miracolosamente Jules e Vincent è lo snodo centrale che definisce l'intero percorso morale del film. Questa scena introduce la questione dell'intervento divino contrapposto alla semplice coincidenza, costringendo i due protagonisti, e con loro anche lo spettatore, a prendere una posizione netta. Per Jules quel miracolo è un segnale inequivocabile, un tocco di Dio che gli impone di fermarsi e riflettere sulla propria esistenza. Lui vede in quell'evento un'opportunità di salvezza e la prova che la sua vita ha uno scopo che va oltre la violenza. Al contrario, Vincent analizza l'accaduto con estremo cinismo, liquidando il fatto come un evento fortunato. Per lui si tratta solo di una coincidenza bizzarra, un intoppo tecnico che non merita un'indagine spirituale. Questa differenza di prospettiva è ciò che determina i loro destini. Mentre Jules usa lo shock dell'evento per iniziare una trasformazione interiore, Vincent sceglie di ignorare l'avvertimento perché è profondamente radicato nel presente e nelle sue abitudini. La sua resistenza a vedere il miracolo è una forma di autodifesa. Ammettere un significato superiore lo costringerebbe a mettere in discussione tutto ciò che è e tutto ciò che fa. Vincent preferisce restare nella sua zona di comfort, fatta di ordini da eseguire e routine consolidate, convinto che la logica possa spiegare ogni cosa. Questa chiusura mentale lo porta a ignorare i segnali che la vita gli invia, condannandolo a restare un ingranaggio di un sistema che inevitabilmente finirà per schiacciarlo. Ora facciamo anche noi una domanda inevitabile quando si parla di Pulp Fiction. Qual è il vero potere che si nasconde dietro Ezechiele 25:17, uno dei monologhi più citati e celebri? Sebbene molti lo considerino solo un pezzo di bravura attoriale di Samuel L. Jackson, questo passo biblico, in gran parte riscritto e inventato da Tarantino stesso, funge da bussola morale per l'intera narrazione. All'inizio del film Jules recita queste parole con l'unico scopo di terrorizzare le sue vittime, usandole come un freddo e spietato rituale di morte. In quel momento il testo è privo di un reale significato spirituale per lui. È solo un guscio estetico, un modo per aggiungere teatralità a un'esecuzione e sentirsi padrone della vita altrui. Tuttavia, l'efficacia di questo punto risiede nel modo in cui il significato del brano si evolve parallelamente alla coscienza di Jules. Quando lo sentiamo pronunciare per l'ultima volta, il tono cambia radicalmente, non è più una condanna urlata come prima, ma una riflessione quasi sussurrata. Jules non si identifica più esclusivamente con il braccio della giustizia o con la tirannia degli uomini malvagi e ammette finalmente la sua natura di peccatore che sta cercando, con enorme fatica, di essere il pastore. Ci sto provando con grande fatica a diventare il pastore. È una scelta di scrittura impeccabile perché riesce a rendere una citazione pulp in una confessione profonda. Attraverso la reinterpretazione di questo passo, Tarantino ci mostra che la redenzione non è un evento magico e immediato, ma un faticoso processo di decodifica della propria realtà. Jules decide di cambiare proprio perché cessa di usare le parole come armi e comincia a usarle come specchio per osservare la propria anima, dando un senso ultimo a tutto il caos vissuto fino a quel momento. La morte di Vincent Vega invece è la chiusura logica e inevitabile del suo arco narrativo. In un film che gioca costantemente con il tempo, la sua fine avviene tecnicamente a metà della storia, ma concettualmente rappresenta il fallimento del suo rifiuto di cambiare. Vincent muore uscendo dal bagno, un luogo che nel film simboleggia spesso i momenti in cui i personaggi sono più vulnerabili o perdono il controllo della situazione. È l'antimiracolo. Mentre Jules è salvo perché ha scelto di aprire gli occhi e cambiare strada, Vincent muore perché è rimasto intrappolato nella stessa routine, nella negazione e nello stesso mondo violento che lo ha sempre definito. Questa contrapposizione trasforma Jules nel vero centro morale e nel protagonista effettivo della pellicola. Sebbene il film sia corale, Jules è l'unico personaggio che compie un viaggio spirituale completo, passando dall'essere un esecutore meccanico a un uomo consapevole del proprio libero arbitrio. La sua sopravvivenza finale non è solo naturalmente fisica, ma esistenziale. Mentre Vincent esce di scena lasciando dietro di sé solo il vuoto della sua ostinazione, Jules cammina verso una nuova vita, dimostrando che in un mondo dominato dal caos e dalla violenza
violenza, l'unica vera vittoria è la capacità di scegliere chi voler essere. Capitolo 4. Perché Pulp Fiction sembra diverso da tutti gli altri film. Quentin Tarantino ha ridefinito i canoni estetici e narrativi della settima arte, trasformando ogni inquadratura in un omaggio alla cultura pop e alla storia del grande schermo. Con Pulp Fiction la macchina da presa è stata capace di riscrivere le regole della tensione e del ritmo. Tarantino trasforma la violenza in un elemento estetico e coreografico, elevandola a una forma d'arte visiva che cattura l'attenzione dello spettatore attraverso il suo stile eccentrico. Invece di nascondere l'atto brutale o trattarlo con estrema gravità, il regista sceglie di integrarlo armoniosamente all'interno della vita dei personaggi. La violenza diventa così una componente naturale del racconto, enfatizzata da scelte di inquadratura molto audaci e da un sapiente uso dei tempi cinematografici. Tarantino preferisce soffermarsi sui dettagli, sulle reazioni e sulle conseguenze degli atti, rendendo le scene memorabili e stilisticamente impeccabili. La sua regia conferisce alla violenza un carattere iconico, rendendola un marchio di fabbrica che unisce spettacolo visivo e profondità narrativa. Pensate alla scena in auto con Marvin, un momento di estrema violenza che esplode accidentalmente durante una discussione banale. In un film poliziesco tradizionale questo sarebbe stato un momento di puro shock. Nelle mani di Tarantino invece diventa una situazione grottesca, quasi comica, a causa della reazione stizzita di Vincent e della necessità logistica di pulire il pasticcio. Preso in piena faccia Marvin. Ma mi dici perché l'hai fatto? Ma non volevo farlo, è stato un incidente. Questo contrasto serve a ricordarci che nel mondo di Pulp Fiction la morte è improvvisa, casuale e soprattutto priva di solennità, come dicevamo. L'ironia non serve a sminuire la brutalità, ma a renderla reale, quasi quotidiana. Tarantino ci sfida a ridere di situazioni terribili, rendendoci in qualche modo anche complici dei suoi protagonisti e costringendoci a navigare in una zona grigia dove il confine tra ciò che è spaventoso e ciò che è ridicolo svanisce completamente. È questa altalena emotiva a rendere il film per me così magnetico. Non sai mai se la prossima battuta ti farà sorridere oppure ti lascerà con il fiato sospeso. Parliamo poi dell'utilizzo della macchina da presa. Tarantino sceglie di posizionare l'obiettivo in punti inaspettati per aumentare il coinvolgimento emotivo di chi guarda. Un esempio magistrale è l'uso dei lunghi piani sequenza, come quello che segue Butch attraverso le finestre e i cortili mentre torna nel suo appartamento per recuperare l'orologio d'oro. Questa scelta stilistica permette allo spettatore di percepire fisicamente la tensione e il pericolo costante, creando una continuità spaziale che rende l'azione estremamente vivida. Allo stesso modo, la regia utilizza i primissimi piani per isolare dettagli che diventano immediatamente leggendari. Pensiamo ad esempio all'inquadratura delle labbra di Mia Wallace che parlano attraverso il microfono o al dettaglio della siringa di adrenalina pronta a colpire il petto. Questi frammenti visivi cristallizzano l'attenzione su oggetti e gesti minimi, elevandoli a simboli del film. Ogni scelta di inquadratura è studiata per dare forza al racconto, trasformando semplici movimenti di macchina in una firma d'autore che rende ogni momento visivamente potente e immediatamente riconoscibile. Questa fluidità visiva trova il suo apice in quella che è diventata una delle inquadrature simbolo del suo cinema, il trunk shot. Quando Jules e Vincent aprono il bagagliaio dell'auto per controllare le armi, la macchina da presa è posizionata proprio all'interno del vano, guardando verso l'alto. Sebbene molti associno questa tecnica esclusivamente a Tarantino, il regista non ne è l'inventore. Tuttavia, è proprio con Pulp Fiction che questo espediente tecnico viene codificato come una vera e propria scelta d'autore. Invertendo la prospettiva, Tarantino ci mette nel posto della vittima o del bottino, guardando i protagonisti dal basso verso l'alto. Questa angolazione conferisce ai personaggi un'aura di potere assoluto e minaccioso, rendendo un gesto logistico un momento di grande estetica. È un marchio di fabbrica così forte che Tarantino lo trasformerà in una costante della sua cinematografia, riproponendolo in quasi ogni lavoro successivo. Lo rivedremo nelle inquadrature dal bagagliaio in Jackie Brown, nel cofano di Kill Bill e persino in versioni più creative come il punto di vista da sotto il pavimento in Bastardi senza gloria o dall'interno di un carro in The Hateful Eight. Con questa tecnica lui fa sentire allo spettatore che chi ha il potere sono i suoi personaggi e non noi. A rendere queste inquadrature così vibranti contribuiscono in modo determinante la fotografia e i colori del film. Tarantino e il direttore della fotografia Andrzej Sekula scelgono una pellicola a bassa
bassa sensibilità che restituisce colori estremamente saturi e contrasti netti, quasi come se fossimo dentro le pagine di un fumetto o di un romanzo pulp degli anni 30. Pensate al rosso intenso del sangue che spicca sulle camicie bianche o anche all'illuminazione calda e soffusa del Jack Rabbit Slims, dove i neon e le cromature delle auto d'epoca brillano di una luce quasi surreale. Questa saturazione cromatica serve a rendere ogni scena visivamente densa e materica, rendendo la Los Angeles sporca e criminale in un palcoscenico elegante e stilizzato dove ogni sfumatura di colore ha il compito di guidare il nostro occhio e le nostre emozioni. Tutta questa ricchezza visiva viene poi orchestrata attraverso il montaggio come strumento narrativo. Oltre alla già citata struttura non lineare, il montaggio di Sally Menke agisce sul ritmo interno delle singole scene con una precisione devastante. Ne approfitto anche per raccontarvi che Sally era la montatrice più fedele di Tarantino, l'unica capace di dare forma definitiva alle sue visioni fino purtroppo alla sua scomparsa prematura. Il loro legame era così profondo che sul set nacque una tradizione bellissima. Ogni volta che si finiva una ripresa, gli attori e la troupe guardavano verso la macchina da presa e dicevano "Ciao Sally". Hello, Sally. Hello, Sally. Fuck you. Go fuck yourself, you fucking fuck. Hey, Sally. Hi, Sally. How the fuck you doing, Sally? Sapendo che lei sarebbe stata la prima persona a guardare quel materiale mesi dopo. Purtroppo la sua straordinaria carriera si è interrotta tragicamente il 27 settembre 2010 dopo una passeggiata nel Griffith Park di Los Angeles e il suo corpo è stato ritrovato senza vita. Si ritiene che la causa sia stata la grande ondata di calore di quei giorni, una fine improvvisa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del regista. In Pulp Fiction il suo montaggio segue il flusso dei dialoghi e le pause drammatiche con un'armonia perfetta. Un esempio è la sequenza dell'overdose di Mia. Qui il lavoro di Sally diventa frenetico, alternando dettagli rapidissimi che trasmettono il panico per poi rallentare bruscamente e inchiodarci alla sedia nel momento esatto in cui il lago penetra nel petto. Qui il montaggio detta proprio il battito cardiaco del film. Non possiamo poi anche non parlare della colonna sonora. In Pulp Fiction la musica agisce come un vero e proprio personaggio che definisce l'identità di ogni scena. Tarantino sceglie di utilizzare brani preesistenti, principalmente surf rock e soul degli anni 60 e 70 per creare un'atmosfera che fonde perfettamente nostalgia e modernità. Ogni canzone appare legata in modo indissolubile alle immagini, rendendo impossibile immaginare quelle sequenze con un accompagnamento diverso. Pensate all'esplosione di energia di Misirlou di Dick Dale che accompagna i titoli di testa. Quel suono di chitarra elettrica stabilisce immediatamente il ritmo frenetico e lo spirito ribelle dell'intero film. Allo stesso modo la scelta di You Never Can Tell di Chuck Berry trasforma la gara di ballo in un momento di pura estetica pop, dove i movimenti di Mia e Vincent seguono ogni singola nota con una naturalezza disarmante. La colonna sonora serve inoltre a sottolineare i cambiamenti di tono nella narrazione. Quando sentiamo Girl You'll Be a Woman Soon, la musica diventa lo specchio della tensione sensuale e del pericolo imminente che circonda il primo incontro tra Vincent e Mia. Tarantino dimostra una capacità rara nel recuperare brani dimenticati e trasformarli in icone della cultura di massa, provando che la musica giusta ha il potere di elevare una scena cinematografica a un momento eterno e leggendario. Tarantino costruisce l'universo di Pulp Fiction comportandosi come un raffinato collezionista della storia del cinema, capace di diffondere influenze apparentemente distanti in un linguaggio unico. Il suo debito verso la nouvelle vague francese e in particolare verso Jean-Luc Godard emerge nella libertà assoluta con cui rompe le regole della narrazione tradizionale. Proprio come in Banda Apart, Tarantino permette ai suoi personaggi di divagare e di vivere momenti di pura spontaneità, celebrando un cinema che è prima di tutto espressione di libertà creativa. A questa sensibilità europea il regista unisce la lezione dei maestri italo-americani. Da Martin Scorsese eredita la capacità di rendere elettrici i dialoghi tra criminali e di utilizzare la musica per scandire la violenza urbana. Da Sergio Leone invece apprende l'arte della dilatazione del tempo, l'uso di primissimi piani intensi e i lunghi silenzi carichi di attesa prima di un'esplosione d'azione sono un chiaro omaggio ai ritmi del cinema western, dove la tensione viene costruita attraverso lo sguardo prima ancora che attraverso il grilletto. Infine, il regista nobilita il cinema exploitation e i film di serie B degli anni 70. Recuperando questi elementi e filtrandoli attraverso una scrittura di alto livello, Tarantino dimostra che la grande arte può nascere ovunque, trasformando influenze popolari in un'opera di culto che
continua ancora oggi a ispirare generazioni di registi. Insomma, l'uscita di Pulp Fiction ha rappresentato un vero e proprio terremoto per l'industria cinematografica, segnando un prima e un dopo nella storia di Hollywood. Il successo travolgente ha dimostrato ai grandi studi che il pubblico era pronto per una narrazione complessa, frammentata e profondamente stilizzata. Improvvisamente, infatti, la formula Tarantino diventa l'oggetto del desiderio di ogni produttore, scatenando un'ondata di tentativi di imitazioni che cercheranno di replicare quel mix perfetto di dialoghi logorroici, violenza e strutture temporali spezzate. Hollywood inizia a copiare Tarantino perché lui riesce a sdoganare il cinema indipendente portandolo al grande pubblico senza però rinunciare a un'identità artistica forte. Per tutti gli anni 90 vediamo nascere decine di film che provano a inserire lunghe conversazioni sulla cultura pop tra una sparatoria e l'altra o che tentano di rimescolare l'ordine degli eventi per apparire innovativi. Tuttavia, ciò che molti imitatori mancano di cogliere è la sincerità e la profondità dei personaggi tarantiniani. In Pulp Fiction ogni scelta stilistica è al servizio della storia e della psicologia dei protagonisti, non è mai un semplice esercizio di stile. Questo film ha veramente cambiato le regole del gioco, provando che lo spettatore ama essere sfidato in qualche modo e che un'opera può essere contemporaneamente un successo commerciale e un capolavoro d'autore. Se oggi molti registi e sceneggiatori godono della libertà di divagare, di giocare con il tempo e di mescolare generi diversi, è perché Tarantino ha battuto i muri della narrazione classica, dimostrando che il cinema può essere tutto ciò che l'immaginazione del regista osa sognare. Capitolo 5. I dettagli e gli indizi nascosti. Al centro dell'intreccio del film brilla un oggetto diventato leggendario, la misteriosa valigetta di Marcellus Wallace. Fin dalla sua prima apparizione, quando illumina il volto di Vincent Vega con un bagliore dorato, questo oggetto ha scatenato le fantasie più incredibili del pubblico. Secondo me la teoria più affascinante è quella che dice che la valigetta contenga l'anima di Marcellus estratta dalla nuca, spiegando così il cerotto sul suo collo e pronta per essere recuperata dai suoi sicari. Altri hanno ipotizzato la presenza dei diamanti delle Iene, di un lingotto d'oro o persino della statuetta dell'Oscar che Tarantino sperava di vincere. Il regista sceglie consapevolmente di non mostrare mai cosa ci sia dentro, mantenendo il segreto assoluto. Questa decisione nasce dalla volontà di lasciare che sia l'immaginazione dello spettatore a riempire quel vuoto. Per il regista ciò che conta, ovviamente, non è l'oggetto fisico, ma l'effetto che produce sui suoi personaggi, quindi la meraviglia, l'avidità e il pericolo che scatena. Rivelare il contenuto avrebbe sminuito sicuramente la forza del mistero, ma sappiamo che cosa era stato realmente inserito dentro per creare quel bagliore. All'interno della valigetta era stata nascosta una potente lampadina arancione collegata a una batteria e azionata manualmente al momento dell'apertura. Dal punto di vista della scrittura, la valigetta di Pulp Fiction è l'esempio moderno più calzante di quello che Hitchcock definiva MacGuffin. Per il maestro del brivido, MacGuffin è un oggetto, un segreto o un obiettivo che serve esclusivamente a mettere in moto la trama e a motivare le azioni dei personaggi, ma che di per sé non ha alcuna importanza reale per il pubblico. La valigetta è il motore immobile del film, l'espediente che permette ai personaggi di incontrarsi, scontrarsi e dialogare. Focalizzarsi sul contenuto significherebbe mancare proprio il punto centrale della narrazione, che risiede invece nel viaggio, nelle conversazioni, nelle situazioni assurde che scaturiscono proprio dalla ricerca di quell'oggetto misterioso. Questo l'abbiamo accennato prima, ma perché a Vincent Vega capitano sempre guai dopo essere andato in bagno? In Pulp Fiction il bagno sembra essere il luogo dove il destino decide di giocare i suoi tiri più mancini a Vincent Vega. Se ci fate caso, ogni volta che Vincent si allontana per un momento di privacy, al suo ritorno la situazione è precipitata nel caos o nel sangue. Il caso più eclatante è ovviamente la sua morte. Vincent esce dal bagno dell'appartamento di Butch e si ritrova faccia a faccia con il pugile, che lo uccide usando il suo stesso mitra lasciato incustodito in cucina. Però non è l'unica volta. Mentre Vincent è in bagno a casa di Mia Wallace, lei scambia l'eroina per cocaina e va in overdose, scatenando la folle corsa per salvarla. Persino in questa scena, mentre Vincent è alla toilette, ha inizio la rapina di Zucchino e Coniglietta. Oltre a essere un espediente narrativo per lasciare i personaggi soli in momenti critici, questa scelta di Tarantino aggiunge un tocco di crudo realismo e umorismo nero.
anche i grandi sicari hanno bisogni umani e spesso è proprio la banalità del quotidiano a fregarli nel momento meno opportuno. È come se il regista volesse dirci che nel suo mondo non c'è spazio per abbassare la guardia, nemmeno per un istante. In quel momento così assurdo e anche sfortunato, Vincent sta leggendo un libro intitolato Modesty Blaise di Peter O'Donnell. Si tratta di un romanzo di spionaggio e rispecchia perfettamente l'amore di Tarantino per la cultura pulp e per i personaggi femminili forti e letali. Modesty Blaise è infatti una sorta di controparte femminile di James Bond, una donna dal passato misterioso e dalle incredibili abilità nel combattimento. Parliamo poi di uno degli aspetti che più amo della sua filmografia. Lui ha creato un vero e proprio universo condiviso dove i suoi personaggi sono spesso imparentati tra di loro. Il legame più famoso è quello tra Vincent Vega e Vic Vega, interpretato da Michael Madsen, meglio conosciuto come Mr. Blonde nelle Iene. I due sono fratelli e Tarantino ha accarezzato per anni l'idea di realizzare un prequel intitolato The Vega Brothers, ambientato ad Amsterdam, che però non ha mai visto la luce a causa dell'invecchiamento degli attori. Ma i collegamenti non finiscono qui. Vi ricordate di Jimmy, il personaggio interpretato dallo stesso Tarantino che aiuta Vincent e Jules a pulire l'auto dopo il problema con Marvin? Jimmy è sposato con Bonnie, un'infermiera. Se ci pensate, sempre nelle Iene l'agente infiltrato Freddy, interpretato da Tim Roth, viene rassicurato dal suo mentore riguardo a una certa Bonnie, un'infermiera che potrebbe aiutarlo. Questi piccoli fili invisibili trasformano ogni film di Tarantino nel tassello di un mosaico ancora più grande. Un altro marchio di fabbrica è l'uso di brand inventati per evitare il product placement e anche per dare coerenza al suo mondo. Il più famoso è senza dubbio quello delle sigarette Red Apple. Le vediamo fumate da Butch in Pulp Fiction, ma appaiono praticamente in ogni suo film, dal tramonto all'alba fino anche a C'era una volta a Hollywood. Accanto alle Red Apple non possiamo poi dimenticare il Big Kahuna Burger, l'hamburger gustoso che Jules assaggia prima della memorabile citazione biblica e che compare anche nelle Iene e Four Rooms. Abbiamo già detto che cosa potrebbe significare il cerotto sulla nuca di Marcellus Wallace. Questa interpretazione darebbe al film una sfumatura sovrannaturale e simbolica, quasi mistica. Tuttavia la genesi di questo dettaglio è molto più pragmatica. L'attore Ving Rhames aveva una vera cicatrice sulla nuca che voleva nascondere e Tarantino, vedendo il cerotto, decise di lasciarlo perché aggiungeva proprio un tocco di mistero visivo al personaggio prima ancora di mostrarne il volto. Nonostante la spiegazione tecnica, Tarantino ha scelto intenzionalmente di non smentire mai le teorie dei fan. Sapeva benissimo che quel piccolo particolare avrebbe spinto il pubblico a porsi domande, rendendo la figura di Marcellus ancora più imponente e carismatica. Ancora una volta il regista dimostra che nel cinema il non detto e il mistero sono spesso molto più potenti della verità stessa, lasciando che il alone leggendario attorno a Marcellus rimanga intatto nel tempo. Come ogni grande autore che ama visceralmente le proprie storie, Quentin Tarantino non resiste alla tentazione di entrarci fisicamente. Come dicevamo poco fa, in Pulp Fiction lo vediamo nel ruolo di Jimmy, l'amico di Jules che vive a Toluca Lake e che si ritrova a suo malgrado a dover gestire una situazione insanguinata nel suo garage. È un momento fondamentale perché introduce un tono di commedia domestica assurda proprio nel bel mezzo di una crisi criminale, regalandoci dialoghi esilaranti sulla qualità del suo caffè. Ma c'è un altro cameo che molti spettatori potrebbero essersi persi, cioè la sua voce. In una delle scene iniziali è proprio Tarantino a interpretare la voce del presentatore al Jack Rabbit Slims, che annuncia la gara di ballo di Mia e Vincent. Questa abitudine di apparire o prestare la voce è un omaggio alla tradizione dei grandi registi come Hitchcock, che già nominavamo poco fa, ma con un tocco molto più energico, tipico del suo stile. Per Quentin recitare nei propri film è un modo per sottolineare che quella storia è sua, nata dalla sua penna e dalla sua visione, quasi a voler firmare l'opera con la propria presenza fisica. Vi ricordate poi la Chevrolet Malibu del 1964 che Vincent guida con tanta noncuranza? Quell'auto apparteneva personalmente a Quentin Tarantino. La cosa incredibile è che fu rubata proprio durante le riprese e il regista l'ha ritrovata solo quasi 20 anni dopo, proprio come se fosse uscita da un altro dei suoi incredibili intrecci narrativi. E che dire del momento in cui Butch nel banco dei pegni deve scegliere l'arma nella scena finale? In una sorta di crescendo cinematografico lo vediamo
dobbiamo scartare strumenti di violenza comuni come un martello o una motosega finché la sua mano non cade su una katana. In quell'istante Tarantino sta mandando un indizio celebrando il cinema di arti marziali che avrebbe poi portato sullo schermo anni dopo con Kill Bill. Anche il celebre portafoglio di Jules con quella scritta provocatoria era il portafoglio che Tarantino usava davvero nella vita di tutti i giorni. C'è una scena in particolare che con il senno di poi è davvero profetica. Durante la cena di Mia e Vincent, lei racconta della sua breve esperienza come attrice in un episodio pilota intitolato Fox Force 5. Mia descrive una squadra di 5 agenti donne, ognuna con una specialità diversa. C'era una bionda, la leader, una giapponese esperta di Kung Fu, una ragazza specializzata negli esplosivi, una francese molto sexy e infine lei, Mia, la donna più letale del mondo con i coltelli. Se oggi vi risuona familiare è perché questa è esattamente la descrizione della Viper Squad che incontreremo anni dopo in Kill Bill. È come se Tarantino avesse usato il personaggio di Mia Wallace per piantare il seme di uno dei suoi futuri film, rendendo così Pulp Fiction una sorta di mappa segreta di tutto il suo universo creativo. Vi ricordate poi il cameriere che serve Mia e Vincent alla cena, quello vestito da Buddy Holly che sembra un po' scocciato? È interpretato da Steve Buscemi. La cosa incredibile è che nelle Iene, il film precedente di Tarantino, Buscemi interpretava Mr. Pink, un criminale che si lamentava furiosamente del fatto di dover lasciare la mancia ai camerieri. In Pulp Fiction, per una sorta di ironica punizione divina cinematografica, Tarantino lo costringe a interpretare proprio un cameriere che deve servire i clienti per guadagnarsi la mancia. Capitolo 6. Dopo Pulp Fiction il cinema non è stato più lo stesso. Dato che ormai sono una veterana del Festival di Cannes, mi piace sempre ricordare che Pulp Fiction vinse la Palma d'Oro nel maggio del 1994 con Clint Eastwood come presidente di giuria. Fu un momento di rottura, un film indipendente, violento, logorroico e intriso di cultura pop batteva colossi del cinema d'autore classico. Il successo mondiale fu travolgente perché Tarantino riuscì a fare qualcosa di quasi impossibile, trasformare un film difficile e non lineare in un fenomeno di massa. Con un budget di soli 8 milioni di dollari il film ne incassò oltre 200, dimostrando che il pubblico globale era affamato di nuove storie, di dialoghi elettrizzanti e di una regia che non avesse paura di osare. Era la nascita di un nuovo linguaggio che parlava a una generazione intera, rendendo improvvisamente vecchio tutto quello che era venuto prima. Tra l'altro dobbiamo ricordarci che prima di Pulp Fiction la carriera di John Travolta era in una fase di stallo, intrappolata in commedie leggere che sembravano un po' aver spento la scintilla dei tempi di Grease o La febbre del sabato sera. Nessuno a Hollywood avrebbe scommesso su di lui per il ruolo di un sicario drogato e mezzo filosofo, nessuno tranne Quentin Tarantino. Quentin dovette lottare con la produzione per avere Travolta. Vedeva in lui un'eleganza decadente e una vulnerabilità che nessun altro possedeva. Travolta non solo ha ottenuto una nomination agli Oscar, ma ha dimostrato di avere una profondità drammatica e una presenza scenica che il mondo aveva forse quasi dimenticato. Grazie a questo film Travolta è passato dall'essere una ex stella a diventare nuovamente uno degli attori più pagati e richiesti al mondo. È il primo esempio del celebre effetto Tarantino, la capacità del regista di guardare oltre le etichette di Hollywood e restituire dignità e splendore a icone che l'industria aveva messo da parte. Se John Travolta ha vissuto una rinascita, per Samuel L. Jackson Pulp Fiction è stato il Big Bang. Prima di vestire i panni di Jules, Jackson era un attore stimato, ma non ancora una superstar globale. Tarantino però aveva scritto il ruolo pensando proprio a lui, alla sua voce profonda e alla sua capacità di passare in un istante dalla calma filosofica alla furia più cieca. La sua interpretazione di Jules è diventata leggenda non solo per la potenza fisica, ma per come ha saputo rendere poetico il linguaggio della strada. La sua nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista è stata solo la punta dell'iceberg. Da quel momento Samuel L. Jackson è diventato un attore super affermato, inaugurando una collaborazione con Tarantino che dura ancora oggi. Jules è l'anima morale del film, l'unico personaggio che compie un vero percorso di redenzione. Grazie a Jackson, battute che sulla carta potevano sembrare semplici dialoghi da film d'azione sono diventate sermoni immortali che i fan recitano a memoria ancora 30 anni dopo.
Senza di lui Pulp Fiction non avrebbe avuto la stessa spina dorsale. Il film si presentò agli Oscar con ben 7 candidature, a dimostrazione del fatto che anche l'Academy, solitamente molto tradizionale, non aveva potuto ignorare l'impatto del film. Nonostante la concorrenza agguerritissima di quella sera, basti pensare che gareggiava contro Forrest Gump e Le ali della libertà, il film riuscì a portarsi a casa la statuetta più significativa per l'identità di Tarantino, l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale. Anche se non vinse come miglior film, quella statuetta sancì ufficialmente l'ingresso di Tarantino nell'Olimpo dei grandi autori di Hollywood, dimostrando che si poteva vincere restando fedeli al proprio stile senza compromessi. Se dovessimo scegliere un'unica immagine per riassumere gli anni 90, molti sceglierebbero quella di Mia Wallace stesa sul letto con una sigaretta in mano. È l'immagine del poster originale ed è l'immagine che ha reso Uma Thurman un'icona pop immortale. Prima di Pulp Fiction, Uma Thurman, all'epoca 24enne, era un'attrice emergente, ma è stato il ruolo della moglie del boss a consacrarla definitivamente. Tarantino cercava qualcuno che avesse un fascino d'altri tempi, una sorta di eleganza da vecchia Hollywood mescolata a una pericolosa modernità. In Mia Wallace Uma ha trovato l'equilibrio perfetto, è sofisticata, annoiata, fragile e incredibilmente carismatica. Dalla scena del ballo a Jack Rabbit Slims fino al drammatico risveglio dopo l'overdose, la sua interpretazione è un mix di magnetismo puro. Grazie a questo ruolo Uma Thurman ha ottenuto una nomination all'Oscar ed è diventata la musa definitiva di Tarantino, dando inizio a un sodalizio artistico che avrebbe poi portato alla creazione della sposa in Kill Bill. Concludiamo dicendo che prima del 1994 il cinema indipendente era considerato un territorio per pochi, un settore di nicchia con budget minuscoli e una distribuzione estremamente limitata. Pulp Fiction ha cambiato tutto, dimostrando che un film prodotto al di fuori dei grandi studi tradizionali poteva non solo competere con i blockbuster, ma addirittura superarli in termini di impatto culturale e incassi. Le major iniziarono a creare divisioni indie per cercare il prossimo Tarantino. In breve, Pulp Fiction ha reso figo il cinema indipendente, ha dimostrato che con un'idea originale, una scrittura brillante e una visione coraggiosa si poteva conquistare il mondo senza aver bisogno di centinaia di milioni di dollari di budget. È stato il film che ha dato il coraggio a migliaia di giovani filmmaker di prendere una macchina da presa e raccontare le proprie storie fuori dagli schemi. Alla fine Pulp Fiction continua a sembrare moderno dopo più di 30 anni perché Tarantino costruisce un film in cui ogni elemento vive di contrasti. La storia è spezzata, ma il disegno complessivo è precisissimo. I protagonisti sono criminali, ma parlano e si comportano come persone comuni. La violenza arriva all'improvviso, spesso accompagnata dall'ironia, mentre una conversazione su un hamburger può diventare più memorabile di una sparatoria. Il vero segreto del film risiede proprio qui. Tarantino prende tutto ciò che il cinema tradizionale lo avrebbe considerato marginale, le pause, le divagazioni, i dettagli inutili, i personaggi secondari e lo porta al centro della storia. Poi rompe il tempo affinché la storia possa terminare nel punto più emotivamente importante, la scelta di Jules di riporre la pistola e provare a diventare un uomo diverso. Il film ci mostra tutti i suoi ingranaggi e riesce comunque a conservare il mistero. Possiamo smontarlo pezzo dopo pezzo, ma quando lo rimettiamo insieme continua ad avere qualcosa che nessuna imitazione è mai riuscita davvero a replicare. Bene amici, siamo giunti alla fine della mia analisi. Se siete arrivati fino a qui, naturalmente io vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo e vi chiedo di farmelo sapere mettendo l'emoticon dell'hamburger nei commenti. Prima di salutarci, controllate di esservi iscritti al canale e di aver attivato le notifiche perché molto presto arriverà una nuova spiegazione dedicata a uno dei film più incredibili di sempre. Per scoprire quale sarà, non dovete fare altro che tornare qui su Cinecinzia.